Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per l'inverno 2024. E abbiamo la carta della giustizia, amici dello Scorpione. Quando c'è la carta della giustizia si parla di contratti, si parla di questioni burocratiche che si potrebbero sbrogliare, in questo caso è una carta positiva per le questioni burocratiche e fa anche riferimento al dover riequilibrare o regolarizzare qualche cosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche qui. E ci sono anche i link ai corsi del 2024. Il primo è il corso di tarocchi che sarà a gennaio, quindi se vi interessa andate a vedere il link sotto in descrizione. Bene, allora partiamo con un fante di bastoni. Wow, 10 di spade, 7 di bastoni, 7 di spade, 3 di bastoni e carro. Dunque ragazzi, allora, devo dire che nel prossimo inverno sarete portati a, a guardare un pochettino più a fondo su certi argomenti, a regolarizzare, a mettere in equilibrio, diciamo così, certi argomenti, certi settori della vostra vita. Andiamo a vedere carta per carta, così riesco a spiegarvi meglio. Però con questo 7 di spade e 7 di bastoni, qui c'è qualcuno che sta cercando di tenere lontano qualcosa. Ho come questa sensazione. Va bene, andiamo a vedere il fante di bastoni. Wow, abbiamo un 9 di pentacoli e un 8 di spade. Ho come la sensazione che abbiate bisogno di lavorare sulla vostra indipendenza o ci sia comunque qualche questione, qualche modo di pensare in realtà un po' troppo negativo che avete bisogno, diciamo, di trasformare. Come se ci fosse la necessità di guardare più nel lungo periodo. Cioè, se voi avete una visione futura di 2 mesi, dovete guardare a una visione futura di 6 mesi, un anno, ipotesi. Andiamo a vedere questo 10 di spade. 5 di spade, 10 di bastoni e 5 di bastoni. Allora ragazzi, qui devo dire che con questo 10 di spade ci sarà una sorta di chiusura ciclo. Può essere una chiusura dei conflitti, perché qui abbiamo 2, 5 e un 10, qui un altro 10. Interessanti tutti i numeri 2, 5 e 2, 10. È come, sì, un periodo che si chiude, mi verrebbe da dire. Scusate ragazzi, sto uscendo dall'influenza e sono un disastro. Allora, è come se si chiudesse un periodo, stavo dicendo, no? E è un periodo di conflitti quello che si sta chiudendo. Possono essere sia i conflitti con le persone che avete intorno a voi, magari sul posto di lavoro, magari in casa, e sono anche i conflitti mentali, le questioni egoiche, le lotte di potere. Andiamo a vedere 7 di bastoni.
regina di coppe e 4 di coppe. Allora, qui ragazzi devo dire che vi sento un po' come i trascinatori nel prossimo periodo. Non so se siete, se trascinate la famiglia, se trascinate il partner o la partner, se trascinate i gruppi al lavoro, i colleghi, però vi sento un po' come gli organizzatori, i motivatori, diciamo così, no? Voglio una carta per la regina di coppe. Cavaliere di spade, nuovamente 7 di bastoni e 2 di coppe. È come se non si riuscisse a trovare un accordo, se si scappasse letteralmente da un accordo, da un compromesso, non so più come mettervi le carte. Allora, così, vabbè, questa la lasciamo qua, tanto si vede. Ok, andiamo a vedere 7 di spade. Torre imperatore, ragazzi. Qui ho la sensazione che ne verranno fuori delle belle. Mm, allora, il 7 di spade è una carta che parla tendenzialmente di avidità, di pettegolezzi, di sotterfugi, di cose nascoste, di tradimenti, di bugie, ok? E qui però con la torre al contrario è come se ci fosse qualcuno che continua a raccontarsi delle bugie, a creare una struttura, mi verrebbe da dire, perché il re, l'imperatore è colui che crea il proprio impero con le regole, con il lavoro costante, con la dedizione, con la passione anche, ma soprattutto con la forza di volontà, con le regole, si dà delle regole e le segue pedestremente. Però è come se ci fosse un qualche cosa legato legata alla vostra stabilità che in qualche modo è una maschera. È come scoprire che maschera avete. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo la regina di bastoni e gli amanti. Devo dire che avete una visione della vita del prossimo periodo molto, diciamo, sognatrice. È come se aveste dei progetti, però appunto, come vi dicevo all'inizio, dovete iniziare a guardare più nel lungo periodo, perché comunque avete la carta degli amanti, c'è equilibrio, c'è armonia. Mm? Andiamo a vedere il carro. Re di spade, eremita, nuovamente il 10 di spade e la giustizia nuovamente. Wow! E la giustizia nuovamente. Allora, qui ragazzi dovete semplicemente prendere una decisione e dare una direzione alla vostra vita, piuttosto che alla vostra relazione, piuttosto che al vostro lavoro. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Per quello che riguarda gli affetti, vi dico, ci potrebbero essere delle questioni da concludere, soprattutto a livello familiare, delle questioni da lasciarsi alle spalle, sono questioni di principio per molti, magari ci sono state delle discussioni e bisogna un attimino, diciamo, focalizzare quali sono le questioni legate all'ego, quindi quelle che non portano da nessuna parte, fondamentalmente, perché sono questioni, sono discussioni legate a chi ha ragione e chi no, e quali discussioni invece è favorevole fare, quali confronti è favorevole fare perché si arriva ad un punto comune, ad un accordo, ad una soluzione del problema. Per quello che riguarda le coppie,
Allora, per quello che riguarda le coppie, devo dire che sarete un po' sulle vostre, nel senso che non... Come vi posso dire? È come se non foste molto in contatto con l'altra persona. Ci sono delle cose che state un po' sottovalutando, un po' dando per scontate. Però devo anche dire che sì, è come se ci fossero degli accordi da cui scappate. Ecco perché avete la giustizia. Ci sono delle questioni da mettere a posto in questo inverno. Per quello che riguarda soldi, lavoro, allora, devo dire, i soldi non vanno per niente male, anzi, direi che è in equilibrio sia l'ingresso monetario che le uscite monetarie. Quello che mi lascia un po' perplessa è il lavoro, perché devo dire che è come se vi stesse raccontando delle bugie per mantenere in piedi una certa struttura, un certo lavoro. Cioè, vi faccio un esempio di quello che sto intendendo. Se magari siete in una fase, in un lavoro dove odiate il capo, odiate il lavoro, odiate i colleghi, odiate tutto, ma state lì per, per il bene della famiglia, per la solidità familiare, ecco, è un po' come dire, ok, mi sto raccontando una bugia, non sto bene e alla fine lo faccio per una buona causa perché è per la mia famiglia, però alla fine sto talmente male che non riesco più a essere emotivamente, magari mentalmente anche presente nella mia famiglia perché questo lavoro mi sciupa, mi drena di energia, quindi da un lato do alla mia famiglia la stabilità economica, ma manca tutto il resto. Era un esempio, eh. Se siete single, anche se poi single le letture le pubblico mese per mese, però ho come la sensazione che tendiate anche lì a scappare un pochettino, cioè come se non aveste tanta voglia. Sì, magari conoscete gente, andate anche a prendervi un caffè, però è come se non fosse qualcuno che vi accende la miccia. Ehm, Se foste disoccupati, allora innanzitutto sento che molte persone hanno un desiderio di indipendenza. Quindi devo dire che se siete disoccupati, ho come l'idea che in questo inverno sarà un periodo di, come vi posso dire? È un periodo di ritiro, no? L'inverno di letargo, però è in questo periodo che uno fa mente locale, che fa decluttering, che fa, non lo so, che metti, almeno per me succede così, io tra un anno e l'altro c'è un momento, un periodo, una settimana, 10 giorni dove faccio una sorta di punto della situazione, no? E qui è come se l'inverno vi desse la possibilità di capire come poter trasformare le vostre passioni in qualche cosa di remunerativo, come poter concretizzare, monetizzare quelli che sono le vostre doti, le vostre passioni, diciamo così, no? Ok, tutto sommato ragazzi, devo dire che si termina col carro, e con la giustizia, quindi devo dire che c'è un movimento in avanti, vi ripeto, si sblocca, la giustizia ce l'avete due volte, quindi qui si sbloccano delle questioni burocratiche, si sbloccano... per qualcuno fa proprio riferimento a dei contratti in realtà, anche perché è un 9 di pentacoli, l'imperatore e la giustizia. Quindi è come se ci fossero dei nuovi contratti. Avete un re di spade, fate i programmi, fate una lista di spesa, fate un bilancio preventivo, fate quello che vi pare, ma dovete sapere come vi potete muovere, ok? Va bene, andiamo a vedere un koan, che sono questi messaggi tibetani su cui riflettere, su cui meditare. Ah, ragazzi, ho detto se siete disoccupati, se siete occupati, se siete liberi professionisti, ho come la sensazione
che dovrete agire un po' d'astuzia in questo inverno con i vostri clienti, mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere un koan. Comunque ragazzi, il più del lavoro è il cambio dell'attitudine mentale, ok? E qui lo vediamo. Il vecchio stagno, una rana che salta, plop. Bellissima questa carta. Un vecchio, un qualche cosa che sta lì da tanto tempo, stagno, qualche cosa che ristagna, ok? Quindi qualche cosa che è stantio. Una rana che salta improvvisamente anche in quello che noi reputiamo vecchio, stagnante, encefalogramma piatto, brutto, tutto quello che per noi ormai è certo, torre, ok? Ad un certo punto può arrivare una rana e saltare. Quindi da quello che è un momento di completa staticità, improvvisamente può arrivare un cambio, ci può essere un salto. Voglio darvi ancora un oracolo di luce, dei guerrieri di luce. Allora abbiamo celebrazione, celebra i tuoi risultati, sei veramente un regalo dell'universo. Wow! E poi abbiamo spirito libero. Essere uno spirito libero e navigare senza muri e volare senza giudizio e amare senza condizioni. Allora, essere uno spirito libero è volare senza muri. Scusate, navigare senza muri, volare senza giudizio e amare senza condizioni. Ma che bella! Questa ve la metto qui così se volete la luce. Se volete per caso fare lo screenshot, è bellissima. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione, che vi sia stata utile, insomma. Se sì, potete mettere like, commentare, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Vi ricordo, date sempre uno sguardo alle playlist perché le rinnovo. Le previsioni del 2024 sono già online. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!